Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi stati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Il cane apre questa settimana e come energia indica una fase di impegno, di costanza, forse anche di serenità o ritrovata serenità in alcune circostanze, in amicizia, nelle relazioni più importanti, eccetera. E per noi può voler dire che abbiamo bisogno pian pianino di acquisire fiducia, di utilizzare proprio pazienza nel poter portare avanti le nostre cose. Potremmo anche avere un aiuto, un sostegno, un consiglio di una persona che ci può aiutare e per altri aspetti magari dobbiamo valutare anche delle cose. Valutare vuol dire verificare informazioni e valutare quello che ci sta accadendo e infatti la presenza del libro o del diario ci indica una fase di studio, di valutazione informazioni. Se stiamo vivendo una fase di incertezza, quindi meglio aspettare, non aver fretta per non commettere errori, imprudenze, a maggior ragione con la presenza del sentiero perché vuol dire che abbiamo bisogno di seguire un certo percorso e di farlo in estrema sicurezza, quindi pianificare, valutare ogni singolo passo vuol dire proprio mettersi nel percorso giusto, altrimenti rischiamo di bloccarci, di arenarci e quindi di non fare la scelta giusta, visto che è arrivato proprio quel momento di prendere una decisione, di sciogliere i dubbi e le incertezze, di sistemare, incominciare almeno a valutare e sistemare situazioni più complesse, ecco, meglio valutare quelle possibili alternative, quelle cose che abbiamo a disposizione. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche un po' quelli di Aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, in questa sezione partiamo con amore coppia e alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia e poi vediamo i singoli. Troviamo la viola narciso. Allora, queste carte possono fare riferimento magari a una situazione che si sta vivendo e quindi possibilità di sistemare alcune cose che vi state portando dietro da un po' di tempo o anche addirittura quando ci si trova in alcune dinamiche complesse a livello di coppia, anche di relazioni più importanti che magari noi già da tempo stiamo cercando di risolvere e ci portiamo dietro da relazioni precedenti, ecco, finalmente quello è il momento giusto proprio per crederci, per aver fiducia, per risolvere e procedere finalmente in un cammino molto più positivo. Infatti queste in realtà fanno un po' ci portano un po' all'attenzione degli atteggiamenti, delle cose che possono confonderci, che possono darci fastidio ed ecco che possono essere risolte. Se nelle situazioni più complesse e difficili avete a che fare con una persona narcisista o chi rimane un po' troppo fermo in alcune posizioni e idee, allora lì purtroppo è facile che ci possa essere qualche scontro, però la presenza dell'arnica parla comunque di un riequilibrio, di
ritrovare la serenità e quindi di superare una fase critica. Per i single, magari il superamento della fase critica vuol dire proprio lasciarsi alle spalle una persona o qualcuno o anche degli eventi che sono stati spiacevoli. Narciso effettivamente può riferirsi a vecchie situazioni, delusioni, cose che abbiamo vissuto e che finalmente abbiamo l'opportunità proprio di metterle totalmente da parte per seguire un nuovo percorso. Quindi direi che questa settimana è un po' più incentrata sul vostro benessere, sul liberarsi, sul lasciare andare e ripulire le vostre energie per far sì che ci possa essere appunto un nuovo inizio. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, abbiamo la gran consolazione che può essere positiva per il superamento di ostacoli, di eliminare difficoltà, e può essere anche molto positiva soprattutto per viaggi, notizie, sfruttare al massimo la capacità di comunicazione, di scambi per ottenere risultati, guadagni e soddisfazioni. Soprattutto le soddisfazioni possono arrivare dal superamento di un blocco. È vero che il vedovo può avere a che fare con una scelta che è difficile e dolorosa, ma che sapete di dover fare per seguire la giusta direzione e anche per alleggerirvi. Infatti magari molti stanno chiudendo alcune situazioni, alcuni impegni che sono stati estenuanti, alcune situazioni che non hanno funzionato, quindi c'è questo nuovo passaggio per voi, e se appunto state facendo una scelta decisiva, una scelta, come vi dicevo, anche un po' dolorosa e difficile, state facendo bene, perché arriverà subito liberazione e quindi leggerezza, maggiore tranquillità e serenità. Leggerezza che vuol dire anche, per chi è in cerca di lavoro o di iniziare nuove cose, di valutare attentamente. Ricordiamoci le energie principali. Magari possono arrivare delle opportunità, delle circostanze, delle proposte, eccetera. Quindi parliamo di novità in senso lato, di smuovere finalmente le cose. Magari c'è bisogno di capire che tipo di cambiamento e che cosa bisogna lasciare andare. Effettivamente sì, urge questa trasformazione per far sì che voi possiate intraprendere un percorso di ricerca che sia molto più adatto, ma io direi che soprattutto vi faccia ottenere dei risultati immediatamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!